Il 3 maggio del 1469 nacque a Firenze il famosissimo scrittore, filosofo, storico, drammaturgo, politico e diplomatico italiano Niccolò Machiavelli. Fondatore della scienza politica moderna, ne fu il più grande teorico mai esistito. Egli ebbe un'intelligenza acuta e sottile, ma un fare spregiudicato, astuto, manipolativo e ambizioso. Infatti sostenne che un buon politico deve avere le giuste conoscenze, stringere mani, tessere amicizie, per avere un'adeguata scorta di voti. Portò a termine brillantemente studi inerenti alla letteratura latina e la tradizione storica, giuridica, politica e filosofica greca. Segretario di cancelleria della Repubblica della Firenze Medicea, si occupò di affari interni, rapporti con i vari ambasciatori e guerra. A seguito di spinose e delicate questioni territoriali, ebbe stretti contatti sia con la corte francese, definendo in questo modo i transalpini, umilissimi nella cattiva fortuna ma nella buona insolenti, vani e leggeri, piuttosto taccagni che prudenti, sia in egual modo ebbe contatti con l'organizzazione politico-militare tedesca, così infatti ne elogiò lo status, abbonda di uomini, ricchezze e armi. Hanno da mangiare, bere, lavorare e ardere. Ebbe anche di che scontrarsi con Cesare Borgia, il Valentino e le sue mire espansionistiche, ma da cui fu sempre molto affascinato, definendolo magnifico e animoso, tanto che mai si riposa, né conosce fatica né pericolo, di atteggiamento intransigente, severo e cinico. Così giustificò la condanna a morte del capitano Vitelli a seguito di una sconfitta sul campo. Ne sono nati per sua colpa infiniti mali alla nostra impresa e merita dunque infinito castigo. E così argomentò il suo rimprovero al governo fiorentino per non aver punito severamente la città ribelle di Arezzo. I romani pensarono che i popoli ribellati si debbano o beneficare o spegnere e che ogni altra via sia pericolosissima. Machiavelli dunque portò un contributo fondamentale per lo sviluppo della scena politica e territoriale europea, creando solide alleanze in cambio di appoggi e favori. Con il tramonto del potere mediceo sulla Repubblica fiorentina, fu rimosso da ogni suo incarico politico, processato, incarcerato, torturato e poi liberato. Si ritirò a vita privata e così compose la sua opera più famosa, Il Principe, ma anche La Mandragola, le storie fiorentine e l'arte della guerra. Ammalatosi gravemente, morì nel 1527, ma ormai inviso al nuovo potere politico, fu sepolto con una modesta cerimonia con pochi presenti.